Gli Anima Tarot fondono perfettamente diverse correnti esoteriche, attingendo all'alchimia, psicologia di Jung, folklore e ai legami astrologici e cabalistici della Golden Dawn. I complessi simboli delle illustrazioni di Catherine Asterdis, che esplorano i lati positivi di luce e negativi di ombra di ogni arcano, sono magistralmente spiegati dai testi di Anna Oginski. Ciao a tutti amiche e amici di YouTube, io sono Angela e questa è la taroteca di Exoteric Orb. È con questo nome che mi trovate sui social. Ci tengo a dirvi che subito dopo l'analisi degli arcani maggiori ci sarà uno slideshow in cui li mostrerò tutti e 22 a tutto schermo in modo da darvi l'opportunità di apprezzarli ulteriormente. Prima della fine della puntata troverete una schermata per vedere gli altri episodi che compongono questa serie. Se il video vi sarà piaciuto e vorrete sostenere il mio lavoro, potete farlo iscrivendovi o abbonandovi al canale. Fin da ora vi ringrazio se l'avete già fatto o se considerate farlo. Adesso cambiamo inquadratura ed entriamo nel vivo della puntata. Venite con me. Ciao a tutti e benvenuti. Oggi vi porto in un viaggio affascinante tra le pieghe dell'inconscio. Vi presento gli Anima Tarot, un capolavoro illustrato da Catherine Asterdis con i testi profondi di Anna Oginski, edito dallo Scarabeo e stampato nel novembre 2025. Questo mazzo non è un semplice ammazzo di carte, è un vero e proprio sistema di esplorazione interiore. Si ispira all'alchimia, alla psicologia jungiana e ai miti universali, intrecciando i cicli della natura con la voce dello spirito. Il nome anima evoca sia l'anima mundi alchemica che il principio femminile della psiche, invitandoci a riunire i nostri frammenti per raggiungere l'individuazione e l'oro dello spirito. Per quanto riguarda le caratteristiche principali, iniziamo dalla confezione che, come vedete, è curata nei minimi dettagli. È robusta, semplice da aprire, infatti troviamo all'interno il mazzo composto da 78 carte, 22 maggiori e 56 minori. Per darvi un'idea, le carte misurano 6,8 cm per 12 cm, hanno uno spessore totale quindi di tutto il mazzo complessivo di 3,4 cm. Ci sono due carte in più. Una, diciamo, è questa che può fungere da copertina e l'ultima dove troviamo i riferimenti per seguire lo scarabeo e vedere poi tutti gli aggiornamenti. Il cartoncino è di alta qualità, abbastanza spesso e resistente. La vera chicca, come magari avete potuto già notare, è proprio l'eleganza dei bordi. Spero che si possano vedere, che brillano ad ogni movimento, essendo proprio dorati. Il libretto è multilingue, infatti troviamo inglese, italiano, spagnolo e portoghese. Ricordo che la sezione in inglese è molto più ricca e sostanziosa di contenuti, offrendo spunti profondi e metodi di lettura che vedremo nel corso della puntata. Giusto per concludere questa prima parte introduttiva, parliamo del retro e del fronte delle carte. Il retro si presenta in questo modo, che è perfettamente simmetrico, quindi se lo giriamo vedete,
permettendo la lettura delle carte rovesciate senza pregiudizi, e presenta un'illustrazione speculare di una figura eterea da lunghi capelli chiari, circondata da fiori e da una cornice dorata che richiamano l'equilibrio tra luce e ombra. Sul fronte troviamo le illustrazioni che abbracciano l'intera carta, i soggetti e le scene sono incastonate in una elegante cornice Liberty dorata, e in alto leggiamo su fondo rosa il numero degli arcani maggiori, e vedremo anche degli arcani numerali, il simbolo invece per le carte di corte dei minori, e in basso troviamo il nome delle carte degli arcani maggiori e ovviamente il nome del seme dei minori. E adesso, dopo questa introduzione, immergiamoci e andiamo a conoscere gli arcani maggiori. Eccoci di fronte agli arcani maggiori, che qui rappresentano le tappe fondamentali del cammino spirituale. Partiamo dal matto, poi proseguiamo con il mago, la papessa o l'alta sacerdotessa, l'imperatrice, l'imperatore, lo ierofante, il papa, gli amanti, il carro, la forza, l'eremita, la ruota, la giustizia, l'appeso, la morte, la temperanza, il diavolo, la torre, la stella, la luna, il sole, il giudizio, e infine troviamo il mondo. È qui che comprendiamo anche il fatto che ci troviamo di fronte a un'iconografia abbastanza classica, seppur vista in base al tema. Riconosciamo che ci troviamo nella tradizione Waite Smith dal fatto di vedere la forza al numero 8 e la giustizia al numero 11, e vedremo poi anche negli arcani minori dove tutti i numerali hanno una propria scena e dei personaggi, cosa che ricordo totalmente diversa dalla tradizione marsigliese, dove queste due sono invertite, e poi nelle carte numerali di corte troviamo solo il numero del seme corrispondente, ad esempio 10 di bastoni, troviamo effettivamente 10, rappresentati 10 bastoni. Ma questo ovviamente lo vedremo in seguito. Quelle che mi hanno colpito maggiormente ovviamente è il matto, ve ne mostro alcune. Il matto, guardate l'energia di questa carta. Il giovane cammina sul ciglio di questo precipizio, sembra essere innevato, ma non è solo, è in compagnia di una maestosa tigre, e questa immagine rappresenta il coraggio di chi si affida all'istinto primordiale per iniziare il suo viaggio alchemico. Poi c'è anche il Papa. Tanto lo vedrete meglio successivamente con lo slideshow. Abbiamo una figura androgina in trono che benedice una donna e un uomo che incarnano la luna e il sole. Infatti troviamo anche i rispettivi simboli. Questi simboleggiano l'unione degli opposti e la saggezza che arriva attraverso l'equilibrio tra il femminile e il maschile. Poi anche un'altra carta, secondo me molto affascinante, è proprio la carta della morte, che non è una carta oscura, ma di trasformazione. La figura femminile tiene una falce circondata da fiori, teschi, e quello che colpisce molto è sullo sfondo un feto in un uovo d'oro, e ci sussurra che ogni fine è il seme di una nuova nascita. E adesso lasciamo le grandi verità per immergerci nel mondo dell'emozione, quello delle coppe, ma prima vediamo insieme in tutto il loro splendore gli arcani maggiori con questo slideshow.
Eccoci di fronte al primo gruppo degli arcani minori. Le coppe sono legate all'elemento acqua e ci parlano di emozioni, dell'intuizione e dei legami. Vediamo le 10 carte numerali, quindi dalla 1 alla 10, e poi le 4 carte di corte. Abbiamo il fante, che effettivamente sembra essere di più una principessa, il cavaliere, poi troviamo la regina e il re. Visivamente questo mazzo è un vero gioiello che cattura subito lo sguardo per il suo stile unico, una sorta di neo-liberty che mescola l'eleganza decorativa del passato con un gusto estetico modernissimo. La prima cosa che salta all'occhio è la ricchezza dei dettagli. Ogni scena è racchiusa in queste cornici dorate, spettacolari, pieni di intrecci floreali e linee sinuose che danno un senso di preziosità incredibile a ogni singola carta. I personaggi sembrano volerti raccontare una storia personale. Anche l'uso del colore è gestito in modo magistrale, non è mai piatto, abbastanza vivace, gioca costantemente con luci soffuse, bagliori e sfumature che creano un'atmosfera quasi teatrale e profondamente sognante. In questo seme delle coppe vedrete l'aspetto dominante del rosa, del celeste e dell'azzurro. È incredibile come l'artista sia riuscita a riempire ogni spazio con simboli e texture senza mai appesantire eccessivamente l'immagine, mantenendo sempre un equilibrio perfetto tra un design pulito, moderno e quel fascino antico e misterioso che cerchiamo in un mazzo di qualità. Vi mostro, ecco, una carta secondo me abbastanza interessante, per certi aspetti ovviamente si collega a livello di significato e di interpretazione a quello classico, però di solito troviamo rappresentati due fanciulli, due bambini, e in questo caso troviamo due giovani in una vasca d'acqua limpida circondati da rigogliosi fiori bianchi e rossi. La scena trasmette una purezza quasi ultraterrena, un ritorno all'innocenza dei sentimenti e alla condivisione profonda. E adesso lasciamo il mondo delle emozioni e passiamo a quello della materia, i denari. Eccoci di fronte al secondo gruppo, i denari, che esplorano la materia, l'abbondanza e i processi interiori che portano alla sicurezza. Quindi abbiamo sempre le nostre 10 carte numerali e le 4 carte di corte. Una cosa importantissima da dire è che in tutte le carte sono integrati i simboli cabalistici e astrologici della Golden Dawn. Anche diciamo in questo seme si può notare una prevalenza proprio legato alla caratteristica dei denari. Quindi abbiamo i colori dominanti del verde, del giallo, anche del marrone, e ho notato una caratteristica diversa anche di questo rosa incarnato, cioè rosa nel colore della pelle dei personaggi stessi rappresentati, che è un po' più scuro rispetto all'incarnato che abbiamo visto nelle figure degli arcani maggiori e nelle carte di coppe. Vi ho detto precedentemente che alcune carte si avvicinano tantissimo alla tradizione Waite-Smith. Ad esempio vi mostro il 2, vedete qui il 2 di denari, che è abbastanza simile. Ovviamente c'è una rappresentazione diversa, anche il 7, quindi non va a modificare il significato. Qualcuna è diversa, infatti qui possiamo vedere il 5
di denari. Qui lo stile dell'Asterdis trasforma il significato di privazione in una ricerca di calore. Quindi vediamo le due figure avvolte in abiti eleganti ma comunque pesanti che camminano davanti a una vetrata luminosa dove i cinque pentacoli sono disposte come se fossero dei fiori e ci ricorda che anche nei momenti di gelo interiore la bellezza e il sostegno sono vicini, basta saper alzare lo sguardo. E adesso dalla concretezza dei denari passiamo al seme dei bastoni. Eccoci di fronte al seme dei bastoni, l'elemento fuoco che vibra di energia e azione. Qui le linee si fanno molto più dinamiche e i colori si scaldano. Questo è il mio seme preferito, magari ditemi nei commenti qual è il vostro. Vediamo appunto come sempre le nostre 10 carte numerali e le carte di corte. Vi mostro giusto un esempio proprio di forza e dinamicità che mi ha colpito molto, è l'8 di bastoni. È una scarica di adrenalina, c'è un arciere in volo avvolto in un mantello rosso, scocca frecce che sembrano raggi di luce ed è la carta del movimento rapido e della determinazione, perfetta per indicare che le nostre intenzioni stanno per manifestarsi nella realtà. Come usare questo mazzo? Ovviamente trovate le letture nel libretto. Ricordo che c'è una differenza tra la parte in inglese e la parte in italiano, perché nella parte in italiano trovate solo una stesa, quella della triade dell'anima, e anche le spiegazioni sono più breve, intense certo, però molto più brevi, e invece troviamo tutto, quindi consiglio di andare a leggere la parte in inglese, questa, dove c'è l'introduzione, come usare il mazzo, c'è la triade dell'anima che rivela l'energia del presente e l'ombra, il blocco nascosto e la luce, e quindi la forza che guida. Questa appunto è l'unica stessa che troviamo anche in lingua italiana. Poi troviamo la disposizione dell'archetipo, ecco, la disposizione quindi il metodo archetipo, e utilizza 3 mazzetti separati, maggiori, numeri e carte, quelle numerali e le carte di corte, per identificare chi sta guidando, chi ti sta guidando, cosa ti sta insegnando e come collaborare con quell'energia. E poi troviamo la lettura, il ciclo temporale, una stesa molto profonda, proprio per rompere gli schemi ricorrenti, individuando l'origine del problema e la chiave per liberarsene. Quindi ovviamente questa essendo la parte più esaustiva, anche proprio nei significati stessi, proprio nelle spiegazioni, dove c'è la descrizione, le parole chiave, in luce e in ombra, quindi super consigliato di leggere questa parte in inglese. E adesso proseguiamo il nostro percorso, andiamo a concludere con l'ultimo seme dove il pensiero prende forma, abbiamo le spade e le considerazioni finali. Eccoci di fronte al seme delle spade legato all'elemento aria e che affronta i conflitti e i processi mentali. Abbiamo le 10 carte numerali e le 4 carte di corte, quindi il fante, il cavaliere, la regina e il re. Qui come vedete l'atmosfera si fa più cupa, ci sono i colori dominanti del viola, anche del celeste molto chiaro, bianco, proprio del freddo
del ghiaccio, del metallo e appunto non a caso ci troviamo con le spade. Vi mostro il 9. Molto intensa come carta, anche come rappresentazione, perché cattura perfettamente l'angoscia. Non a caso troviamo anche il rosso presente in quasi tutte le carte. Il rosso sì, è vero, è legato all'amore, alla passione, ai sentimenti molto forti, però sappiamo essere legato anche al dolore e alla sofferenza, e qui lo vediamo proprio dalle spade insanguinate. Quindi questa è una carta effettivamente che mi ha colpito molto, c'è una figura dai capelli candidi e tormentata da queste 9 lame, ma notate i dettagli sulla coperta, sono intessuti, ci sono intessuti dei rovi, delle rose proprio sopra, e ci sono i simboli astrologici, e può suggerire che le nostre paure sono spesso legate ai cicli cosmici o agli schemi mentali che in realtà possiamo imparare a governare. Quindi molto interessante questa rappresentazione. Per quanto riguarda le considerazioni finali, per concludere, l'Anima Tarot è un mazzo eccezionale dove ogni carta è una porta verso la trasformazione. La combinazione tra il cartoncino, i bordi dorati, le indicazioni che troviamo nel libretto e ovviamente il tratto onirico della Asterdis lo rende uno, secondo me, dei mazzi più eleganti di questo periodo. Lo consiglio a tutti, soprattutto a chi cerca uno strumento di introspezione junghiana e a chi ama i simbolismi alchemici, a chi piace ovviamente anche l'aspetto grafico, chi vuole approfondire le proprie conoscenze, ma anche ai neofiti che si trovano a iniziare il proprio percorso di studio dei tarocchi, perché come abbiamo visto, sì, molte cose si rifanno alla tradizione, però ci sono quelle sfumature che ci possono aiutare anche nelle nostre interpretazioni, nel nostro percorso di evoluzione e di crescita, e per imparare tante cose nuove. Questo è un mazzo che parla a chi sa ascoltare il silenzio tra le immagini. Comunque sentitevi liberi di usare i vostri metodi abituali, ma inizialmente provate a lasciarvi guidare solo dalle immagini. Bene, si conclude qui questa puntata. Fatemi sapere nei commenti se questo stile vi affascina quanto ha affascinato me. Seguitemi se volete anche su Instagram e TikTok e non perdete le prossime novità. Un abbraccio a tutti, al prossimo video, ciao!